Buongiorno a tutti ragazzuoli, oggi abbiamo già iniziato la giornata e ho montato subito l'inverter alla Carla sul nostro bel Malibu. Ora poi vi spiego anche lì com'è andata la situa. Faccio vedere l'inverterino montato, così abbiamo completato tutto e poi andiamo dal Benimar di Claudio e Roberta a sistemargli il pezzettino di vetroresina sopra che si è scheggiato, così non c'è il rischio che gli entri acqua. Sotto sedile passeggero abbiamo messo la batteria, l'inverterino, un 1500-3000 per l'uso che ne fa lei, va benissimo. Abbiamo messo una ciabattina qua che gestisce l'inverter, il suo comando remoto. Qui sull'ingresso abbiamo messo il suo comando che puoi accendere e spegnere l'inverter e o caricare l'USB, che se non ricordo male addirittura queste qua sono anche alimentate quando l'inverter è spento, quindi il telefono puoi anche caricarlo con l'inverter spento, se non mi ricordo male, se no al massimo si accende solo il display e funzionano. Quindi che dire, primo step sul Malibu l'abbiamo fatto, il prossimo sarà ampliare i pannelli solari, vedremo come, quando e perché, e ci siamo. Ora rimettiamo a posto un po' di attrezzi, un po' di cose, lei può risistemare, pulire quello che vuole e noi andiamo avanti sul Benimar di Claudio e Roberta. E tu patatone cosa dici? Ti prendi un po' di ombra o un po' di sole? Ora un po' di ombra ti prendi, eh? Io sono un pensionato, devo stare qua tranquillo, non rompetemi le scatole, eh? Buona. Noi siamo stracontenti e possiamo far libera. Perfetto, top number one, come dico sempre. Grazie io. mille. Ora manca ancora una cosa, vado a prendere e la consegno. Okay. Allora, Malibu fatto, avete visto che la Carla è contenta. Ora vi racconto al volo cosa c'è invece dentro quel mobilvetta. Dentro quel mobilvetta sono state montate due batterie da 100 a litio che non sono di gruppi originali, perché che mobilvetta monta quelle cose che si trovano su Amazon a 200 euro non ci credo né ora né mai. Fatto sta che vabbè, grossi problemi non ci sono, nel senso carica, funziona quel che deve funzionare, ma gli hanno già cambiato due inverter perché li si sono rotti. Motivazione perché hanno fatto un sistema di 220 talmente intelligente che quando ti attacchi alla 220 torna indietro alla 220, entra nell'inverter e ti brucia l'inverter. Essendo in garanzia io non posso metterci mano perché sennò decade poi tutto, e quindi gli ho detto, il mio consiglio è andare da chi te l'ha venduto e che te lo sistemino loro, perché io se metto mano cambio tutto, però devi, cioè il lavoro l'ho fatto io, se te lo pagano loro bene, altrimenti devi trovare una soluzione. Vedrà di fare la soluzione con chi gliel'ha venduto. Finito il film. Ora andiamo sul Benimar di Claudio e Roberta, vi faccio vedere cosa gli è successo. Praticamente a Claudio e Roberta cosa è successo? Nel cupolino là sopra, saliamo sulla scala e ve lo faccio vedere meglio, non riusciamo a capire se è una pietrata, un difetto, ma non credo un difetto. Lì o una pietrata o qualcosa che è caduto dall'alto, gli ha sbeccato tutto. Il problema qual è? Che con il braccio allungato ci arrivo malissimo. Io volevo lisciarglielo un po' e darci un po' di stucco, però mi sa che mi conviene pulire bene la superficie e metterci piuttosto un po' di silicone e poi lo fanno sistemare in carrozzeria, perché non ho, cioè vedete sono in piedi sulla scala, dovrei mettermi davanti per lavorare comodo, ma non ho un trabattello per farlo, quindi mi sa che gli metto del silicone, un po' di 521 UV e poi se lo fanno fare in carrozzeria come si deve. E poi abbiamo quel carrado lì che ci aspetta, che gli si è spaccato il tubo delle grigie dalla cisterna, in crisi, e quindi bisogna aiutare anche le signore che viaggiano da sole. Calcolate che la Carla mi ha fatto da traduttore perché io non so bene l'inglese, è svedese, in Svezia c'è un gruppo di donne single che viaggiano in camper, 2000 donne che viaggiano nel gruppo, sono in 2000 donne in Svezia e si radunano d'estate in Svezia, fanno mega raduni di solo donne camperiste che viaggiano. Devono farlo anche gli italiani. Sai che vogliono? Che ha problemi? E gli si è spaccato il tubo delle grigie. Buona chicos, allora non ho ancora iniziato il lavoro dei Benimar perché sono svegliati tutti come i funghi ora. Siamo quello col booster che hanno la pompa dell'acqua a immersione. Fa rumore ma non esce l'acqua. Fa fumo, fa schiuma ma non è un sapone, la stessa cosa del... E niente, quindi sono andato, ho detto sarà la pompa che è andata, perché se fa rumore, gira a vuoto, non riesce ad assorbire l'acqua e mandarla in circuito. Ma c'è solo 4 mesi, c'aveva il serbatoio ragazzi che non vi dico in che stati era.
Poi l'altro col booster c'ha l'Alde che funziona, ma non funziona la pompa che fa girare il liquido dentro, diciamo, i termosifoni. Io ho guardato un po' di fusibili, un po' di cose, ho detto o ti faccio un impianto mio a parte che accendi e spegni la pompa, o devi portarla all'Alde. Io lì non me ne intendo. Poi l'Alde veramente non ci ho mai messo mano, quindi non la conosco neanche da dire. Ci ho messo mano, so di cosa si parla. Ah, non ti improvvisi? No. Ah, potresti iniziare a improvvisare. Tanto Tecnico Alde, la smonto, poi non tanto riesco. con tutta la gente che tu vai a parlare Sono tutti tutti tecnici. studiano tutti informatica, studiano Elettronici, tutti elettronica. meccanici. Però poi non sa niente. Vabbè. Ma poi i fusibili dove sono? Niente, intanto Jessica cosa ci ha preparato di pranzo? Perché mangiamo ora che è meglio. Spezzatino. Ah, che recco, non abbiamo il pane. Quindi come lo mangiamo così? Tu invece cosa fai qua? Rompi le scatole? Tu qui non ci devi stare. Tu qui non ci devi stare. Dammi il piedino. Guarda dove te lo sei incastrato. Devi stare al tuo posto, che è qua. Questo non è il tuo posto. Questo lo tiriamo in avanti. Bene. Questo lo facciamo così bene. E basta. Se no va in gabbia. Tutta la mattina mi fa disperare. Monnello. Buona, pranzetto fatto. Abbiamo ancora questa insalata giusta e sti peperoni che girano, perché Jessica ne ha fatta quantità convinta che la mangiavamo tutti, ma alla fine non l'ha mangiata Claudio e Roberta. Abbiamo mangiata Noi. solo noi. Una cucchiaiata ne ha mangiata loro, un peccato. Più che altro che io mi sembrava tanta la verdura. Infatti era da fare solo mezza. Dolcino, caffettino e niente. E poi vado a finire di mettere il silicone bene, ma così l'abbiamo conclusi. E poi andiamo a prendere il tubo di scarico delle grigie della signora svedese. Così vediamo cosa ci dice. Poi lo scarico lo mettiamo a posto e vediamo di dare di nuovo la possibilità di scaricare senza problemi. Allora, ho messo il silicone al Benimar, così perlomeno non c'è rischio che intrappo. Nel mentre ho staccato anche lo scarico delle grigie della signora, vi faccio vedere. Questa è attaccata alla cisterna, qua si è spaccato proprio il tubo, quindi bisogna andare a cercare questo qua nuovo con il tubo da 50 1,5 pollici. Vediamo se lo troviamo. Penso di sì, che non è niente di particolare, però finché non lo si ha in mano non si può sapere. Ti avvicini tu? Abbiamo trovato quello che serviva. Dove l'hai comprata? Lì sulla Viola? Sì. No, è stata alle Merlin. No, Ho preso io anche lì per più. stavo aspettando Angelo perché lì è l'uscita, no? Stavo aspettando Angelo che faceva l'uscita, invece è uscito dall'entrata. Ma fregato. Entro dalle uscite e esco dalle entrate. Ma hai fregato. Cos'hai comprato? Riduzione presa, cioè riduzione, il coso rotto preso, riduzione perché ce l'avevano col tubo più grosso, ma questo lo attaccheremo alla cisterna, questa va qua dentro perché da 50 devo abbassare a 40 e questo va qua. No, aspetta, ho sbagliato. Questo va qua e questo va qua. Perfetto. E Top number one. Quello lo lasci così? Sì, no? questo rimane originale, si riattacca lì, glielo pulisco e gli metto un po' di PVC perché si è staccato senza niente. Vale. Ho preso anche un Teflon che non ce l'avevo più, ho preso anche un nastro da elettricista saldatore idraulico Zapateros che non c'era. Ok. E buono, torniamo indietro e facciamo anche sto lavoretto, così poi forse mi riesco a mettere dietro al mio. Boh, ci vedo, lo credo poco, ci credo. Vabbè. Dai, torniamo a Andrea. Buona, le jeux sont fait. Pettine, abbiamo pettinato la signora svedese, le abbiamo sistemato le grigie. E anche lo scarico ce l'ha a posto ora. Sì. Sì. Ora andiamo a vedere di collegare i nostri pannelli. Dove vai? E fare il pernacchio. Sei un io ti prendo e ti sai cosa ti faccio io? Sai cosa ti faccio? Vedilo qua che c'è Ti la porta lancio. aperta. Monnello. Mi sa che vado ad attaccare i pannelli miei ora. No, lasciali così, tranquillo. Abbiamo tutto un impianto e non possiamo usufruirlo. Ora, sistemata l'asciura, Jessica svuota l'armadio qua sopra perché vado ad attaccare la cassetta sopra e... là ci sono i cavi. Così iniziamo a far passare qualcosa. Ma sì, ci devo mettere poi una scatoletta ABB per i 4 fusibili e basta. No,
2, 3. Metto quella a 4 moduli e via. Allora, iniziamo a salire sul tetto, intanto vi faccio vedere com'è la situazione. 580 watt lì davanti, 580 watt qua, 580 watt lì, 120, 120, 580, tutti belli nuovi di pacca, tranne i due da 120. Iniziamo a fare qualche collegamento perché qua ci verrà la scatoletta dove vedete il silicone, quindi ora vado a togliere il tappo che ho fatto e facciamo un po' di collegamenti. Bueno, collegamenti fatti, ora mettiamo una fascettina qua no, non serve perché tanto stanno liberi, là ce ne metto giusto una magari perché sono un po' alzati, almeno stanno vicini, e qui abbiamo la cassetta di derivazione. Ho usufruito di una cassetta che già avevo più grande, ho allargato anche il buco per un futuro, in modo che ho sia di qua che di qua disponibilità di passare degli IPG7 come questi, in maniera che di qua ho fatto tutte le calate dei pannelli, che poi non avrò più modalità di poterci fare i buchi, ma ho ancora questo e questo lato, e se proprio mi serve anche quello dietro, ma non voglio perché siamo sull'esterno del camper e quindi rischi rami, rischi cose, per quanto li fai precisi, se posso evito di metterceli di lì, se in casi estremi ce li metterò, non è un problema. Quindi ora mettiamo silicone, coperchio, attappiamo e andiamo dentro a fare il passaggio cavi fino al davanti volanti per poterli collegare in questi giorni, ecco. Jessica sta editando un video dove, cos'è che sto dicendo? L'unica cosa che era omologato come vendita ambulante. Ok. Un carretto. Sono ingegnere, ho firmato i documenti e le ho detto: mi puoi dire se per piacere si può trasformare a uso proprio, a uso quello che sia, che quello che serve a me. Devo ancora aspettare risposta. Poi ne ho trovato un altro bellissimo. Quel giorno lì era il 12 di dicembre, è passato un mese, perché siamo ormai a metà gennaio, e ancora mi deve dare la risposta. Ho fatto tempo a comprare l'ordinare da un'altra parte intanto. E qui intanto è arrivato un pacco Amazon. Questo sì che arriva, quelli che devo aspettare veramente non me li portano. Questo è puntuale. Caffettino time. Giornata portata a termine. Ho anche ho cambiato le pedaline alla bici, ho messo l'antifurto alla bici, speriamo che funzioni. Ora poi ve lo faccio vedere domani quando la tiro fuori, perché ora l'ho impacchettata, l'ho chiusa, l'ho sigillata lì, che l'ho coperta e via dicendo. E visto che tutto il giorno che Pippo sta rompendo le scatole a Jessica, e visto che tempo fa avevamo messo il binario e comprato i pistolini, avevamo due tende che non sono della misura ancora esatta, ma dalla disperazione, anche se più lunghe, al massimo non riesce a darci solo 2 punti così? Domani poi lo faccio. Ma si può fare? Sì. E niente, così abbiamo messo le tendine e vediamo ora se ci va. È già lì che si studia? Ora mettiamo anche l'altra, sì sì. Vedi? Sì sì. Ora che è tutto barricato, cosa fai? Andrai in quell'angolino là, vedrai. Sì. Piuttosto vai in quell'angolino lì. Ciao, Stavo pensando quasi quasi le potremmo mettere a Cree. Che Cree vedi che ha poco spazio lì. Forse quella non è un po' più lunga. Non lo so. Sì, ma tutto non riesce a farlo. Perché una è piccola per Christian lì. Una per Christian è piccola e questa di là potrebbe una e una. Io dicevo... Brutto. Lo so. Pappi un corno. Prova perché sei monello. La misura di quanto sono queste due insieme e prendiamo la misura di questa. A spanne? Sì. Vediamo a spanne. Una. 20, 40, 60, 70, 100, 120, 140, dai, 145. 140 spicci. 60. 70. 65 questa, quindi 65 e altri 60, 65. 135. E quella era? 140. Non è che cambia molto. Non però, risolviamo. Però perché riprendeva anche un po' quella. Se no si prendono 3 pezzi di tela, di tessuto e si fanno tutte e 3 dello stesso modo. In teoria sì, però... Perché queste sono uguali alle finestre. Sì. Però le finestre sono tende, le puoi lasciare come sono. Quelle 3 che sono tendine per un altro scopo. No, grigie. Le bianche si sporcano in 3, 2, 1. Come pare? Hai visto? Cosa è successo, amore? Non si può più andare. E ora?
Cosa fai per farmi diventare pazza tutto il giorno? Cosa fai? Dimmi, cosa ti studi ora? Cosa ti studi? Tranquillo che me lo studio, mamma. Monello. Siamo arrivati all'ora di cena, ma mi sono fatto una bella doccetta per rinfrescarmi e pulirmi un pochettino. Abbiamo deciso che andiamo a mangiare dal cinese che c'è qua a Fuengirola, che dovrebbe essere una catena uguale a quello di Malaga, giusto? Teoricamente sono gli stessi che hanno 10 ristoranti in tutta Andalusia o tutta Spagna, non ricordo. Andiamo con Claudia e Roberta, quindi vamos a comer. Ci vediamo al ristorante perché il tragitto sono 1 chilometro a piedi di strada buia, non vedremo niente, vediamo se però poi il cinese, il ristorante ne vale la pena come quello di Malaga, giusto? Pronti, partenza, via! Localino, arrivati, ci siamo seduti, molto carino, diciamo forse un po' più bello di quello di Malaga perché è più nuovo. Ha un design più innovativo, però alla fine diciamo che sono tutti uguali. C'è il tuo computerino, ordini da lì, ora poi dopo vi facciamo sapere se il cibo è buono come a Malaga o no, vedremo. Il giudizio tanto lo darà Jessica. È arrivato il primo piatto, no, sì, sono arrivati già qualche piattino, però questo è quello che decide se il locale va bene. Ora sentiamo Jessica cosa ci dice. Direi che è promosso, Promosso? Il raviolo di carne è il cavallo di battaglia del cinese, se è buono questo è buono tutto. Ottimo. Là abbiamo l'anatra all'arancia del Claudio e i raviolini di carne, ora aspettiamo tutto il resto. Buon appetito a tutti. Arrivati anche i coni, anche questi sono buoni, e quelli là abbiamo già mangiati. Questa è una bella faccia. Ma La telecamera devi tenere accesa perché qua Continuano ad arrivare i piatti, se no devi accendi, spegni, accendi. non è che continuano ad arrivare, E che li sbottiamo subito. li scopaniamo subito. Ora? Cos'è? Boh. Cosa mangio io? Gamberetti. E questo? Questo è pollo. Buon appetito. È buono, Piatti nuovi che prova a casa su 4 ruote. E dentro c'è il Questo è tonno gamberetto. crudo col Philadelphia maionese. sopra e un asparago dentro. Asparago si dice, asparagi. Asparago è uno. Asparaghino perché è un piccolino. Questi sono buoni. Questo invece è zucchino con Gamberetto. cose dentro. E questo è certo. E questo è manzo con verdure. Bene, direi che è promosso, è come locale. L'unico difetto che ha è che ce l'abbiamo troppo vicino. Perché a Malaga, essendo che veniva un po' scomodo a Fuengirola, ci vai e non ci vai. E questo è un problema. Questo è un problema. Sì, un grossissimo. Giustamente perché a Jessica non gli piacciono i gamberi, altri gamberi per Jessica. Poi sei più larga che lunga, però. Poi superiamo i pesi. No, taglia niente. Poi superiamo i pesi col camper se tu mangi così, Devo prendere il carretto più piccolo poi. Ti dare la patente C. Dopo i gamberi, sale e pepe sono arrivati l'ennesima porzione di ravioli di carne a vapore alla griglia. Già. Spazzolati. I noodles, noodles, come si chiamano? Noodles. E gli ennesimi gamberi per Jessica. Cioè stasera proprio stiamo facendo schifo, Sì. Vabbè, se lo fai Avete mangiato oggi? Sì, pure. Perché loro saltano il pranzo, noi invece non abbiamo saltato niente. Siamo arrivati alla fine, ci siamo scofanati l'impossibile e siamo arrivati al dolce. Il Claudio ha preso il tiramisù e io ho preso il Ferrero Rocher. Diciamo che i dolci sono anche abbastanza buoni ma un po' mignotti. Sono bellini, dai. Sono belli ma sono piccoli. Sì, e sono surgelati. Però dai, è andata tutto benissimo. Abbiamo mangiato come non ci fosse un domani, super promosso questo sushiko, e per ora per il ritorno, siccome siamo in stato confusionale con le pance piene, abbiamo ordinato Uber. Abbiamo preso Uber che sta arrivando. Buongiorno mondo! Ieri siamo tornati in camper, ci siamo poi messi subito in branda perché eravamo pieni come le uova. Ora dobbiamo andare fino al Leroy Merlin perché devo prendere il camper che l'ho preso su Amazon ma non mi è arrivato 2 volte consecutive. Si vede che qua l'indirizzo non ha voglia di consegnare. Dire 3 pacchi. Beh, anche Amazon si è arrabbiato, quello di Amazon, perché ha detto che stanno facendo dei casotti. Vabbè, quindi in teoria Leroy Merlin dovrebbe averlo. Con noi, si è arrabbiato con i ripartitore, con sì. E poi dobbiamo andare a prendere la cuccia a Bernice sì, e le crocchette già. e le crocchette di Bernice.
Ce l'ho Quindi la foto. partiamo e andiamo a fare queste commissioni, così intanto facciamo un po' di roba. E poi devo mettermi sotto a lavorare anche oggi sul nostro camper, però devo farlo. Arrivate all'Eroe Merlin e poi là abbiamo Kiwoko per Bernice. Vamos. Ora dobbiamo decidere, o leghiamo la bici o Jessica si ferma fuori che c'ha l'ansia. No, adesso qua mi fermo un attimo, poi la leghiamola da Kiwoko. Vediamo se Angelo ha trovato il cam, perché l'abbiamo ordinato su Amazon ma non è arrivato. Vediamo se c'è vincitore. Non è il cam ma è qualcos'altro. C'avevamo solo questo, la Camping Gaz. Ma perché forse era del Brico? No, in teoria No, era era quello Merlin. O hanno cambiato magari marchio, non trattano più il Death Fraud e trattano questo. Comunque Made in Germany. Ma sì, vabbè. Però lo provo, vediamo se è buono. 10,79 €. Però non è più piccolo. A un litro. Andiamo da Kiwoko. Alla ricerca del cibo per Bernice. E la cuccia per Bernice. A cucci ne hanno un po' pochine. Questo cuscinettino così, 70 €. Un po' esagerati, Guardiamo di qua. Guardiamo in mezzo se c'è qualche offerta. Perché di qua neanche. E questo al massimo, che sono queste? 21 €, ma che chiara. No, la zozza in 3, 2, 1. È che bisogna lavarla anche. Quello è il problema. Crocchettine trovate, ne abbiamo preso anche un po' di umido, così le mischiamo un po'. Ma non abbiamo trovato la cuccia, quindi o bisogna andare dal Cino. Ora vediamo. C'è il Maxi Asia là, dove c'era la Ford. Ah, sì. Andiamo a vedere. Se là. ce l'ha. Bene, pronti partenza. Via, andiamo dal Cino a prendere la cuccia alla Bernice. La nostra bambina, perché ora c'ha la cuccetta, la salviettina e tutta rachitica. Siamo arrivati al Maxi Cina, ma abbiamo mandato Jessica perché qua non c'è dove legare la bicicletta. Lasciarla in cauto affidamento non mi sembra il caso. Vediamo se trova la cuccetta per la Bernice. Trovata la cuccetta Bernice? Era una che era veramente carina, che non era proprio il tessuto come quello là lavabile, però era abbastanza morbidosa, però siccome è sporca comunque mettergli quella diventava. Allora ho preso questo che gli fa da tappetino, cioè da imbottitura, e poi gli ho preso questa che gliela con 20 €, questo che gliela, no, è enorme, è grosso, che gli faccio fare il giro. Speriamo in bene, dai. Al massimo E poi la facciamo vedere tutta fatta. No, a cucirla poi la strappa, lo sai com'è. Se poi la devi lavare. Vabbè, ma questa in teoria riesco a prenderla tutta, e questa poi così la lavo questa e questa rimane in teoria pulita. Teoria. Piccolo dettaglio. Vediamo se ce la faccio, perché con Bernice è un po'. È problematica. Ora torniamo alla base, dai. Cosa, hai già capito? Hai già capito? Ma no, ma questa no, è per Pippo. È nostra per fare gli esercizi per terra. Non è mica tua, amore, è questa. Questa qua non è mica tua. L'odore è scodinzolo. Vedi, Ma c'è. è bella grossa. E io, la mia, come si dice? Intenzione? La mia intenzione è di fare così, così. La prende bene sotto, così. La mia idea era questa. Bisogna vedere quanto dura. Bisogna vedere se Bernice come idea le gusta o va a scavare. Ma non scodinzolare, perché non è tua. Non te la do a te. Vediamo come si ci comporta, Di chi è quella cucciotta? Monnella? Dai, spostati che ti mette la cucciotta. Occhio. Deve rimanere sotto, signorina? Sì. 2 minuti dopo. Oh, ma che bella! Guarda già E poi come. è perché non alza i piedi, sta. Già contento. Che bella questa monellina che con la sua cuccetta. Bella quella, ti piace? Sei più calda? Contenta. Tornati alla base, caffettino time è fatto. Andiamo a vedere un problema che c'è sul Benimer di Claudia e Roberta, ovvero hanno notato sulla parete
sinistra lato guida, che scende come una condensa. Bisogna vedere che non sia un problema della scatola dei pannelli del buco fatto, però io ho controllato, è isolata bene, e anche perché loro hanno fatto già degli accorgimenti che anche quando piove tanto non entra acqua, ma magari fa una settimana di bel tempo e fa questa gocciolina d'acqua più come se fosse una condensa. Ma cerchiamo di capire quale può essere il problema per poterlo risolvere senza che ci sia questa goccettina che cade, che è brutto. Quindi iniziamo a tirare giù il letto, smontiamo tutto il pannello lì e facciamo un po' di prove, di test. Allora, il problemino del Benimar è un po' un problemino. Tirando giù il letto, lì c'è il buco dei cavi che ho fatto io e un buco dove passava un cavo originale di una luce. Il legno che c'era, rivestito in pelle come questo, ora vi faccio vedere in che stati era. Completamente marcio. Però io ora con la caraffa ho buttato su... Pronto da mangiare? Arrivo. Buttato giù 20.000 litri d'acqua, il Claudio dentro e dai cavi non c'è acqua, non c'è niente. Quindi ho un ponte termico che si crea nell'intercapedine del tetto di condensa e ha fatto quella goccia. Tra l'altro una cosa stranissima che gli è successa nella finestra di quadra di net, ora non si vede ma qui c'è un punto dove c'è entrata l'acqua tra i due vetri, però ora buttando l'acqua da sopra non entra acqua nei due vetri. Stranissima sta cosa. Ora andiamo a mangiare, ci pensiamo sopra e cerchiamo di capire cosa può essere, ma più che un ponte termico secondo me non è un sì che fa condensa. Andiamo a vedere cosa ci hanno preparato di buono oggi in casa su quattro ruote. L'Equipo, ho detto tu deve essere tutto perfetto il camper prima di registrare, mica si può far vedere il camper così. Ma a casa su quattro ruote si vede sempre tutto disfatto. Occhio Bernice, non si toglie, lei c'ha la cuccia qua. Adesso. Dimmi come faccio. Bernice, dovrei passare. Occhio, vieni! No. Berni! No, tanto fa finta di non sentire, è diventata anche sorda oltre che cieca. Assurdo. Non Quando si è così, sposta fa di un... finta di non sentire. Sì, sì. Berni! Dovresti levarti, amore. Occhio, brava. Brava, amore. La mamma perché sei stata brava ti dà un pezzo di carne, ok? Ma non può, Piccolo. Non abbiamo preso neanche il pane, di nuovo. Noi siamo andati al supermercato. Vabbè. Buon appetito, mangiamo. Spezzatino, dove si è fatto macinato lì. Lo mangiavo sempre all'asilo io quello. Però è buono. No, non facciamo mai. No. Noi. Finito il pranzo, ragazzuoli, abbiamo constatato che alla fine è sicuramente condensa. Io mi sono messo dietro il mio camper a sistemare i fari dietro, perché se poi ci dobbiamo muovere almeno è in ordine di marcia. Vi faccio vedere quello che ho fatto sul camperozzo. Praticamente quando ho messo il gancio traino, che ho provato la spina, ho cambiato tutti i cavi sotto e via dicendo, non me ne sono accorto, in uno spinotto mi si è rotto un filo, che è quello che mi gestiva posizioni, luci di ingombro basse e luci di ingombro alte. Non capivo qual era, quindi ho ritirato giù tutti i cavi, ho rifatto tutto. Di qui ho sistemato tutto. Ora devo rifare tutta questa parte dei cavi a penzolone, ricollegare tutto, risistemare e rifare le luci targa, perché anche questi non andavano più bene, andavano malissimo e facevano falsi contatti, cavi ormai vecchi, fini, brutti, quindi via tutto, pulizia e cavi nuovi. Sempre da fare in casa su quattro ruote.